Ciao ragazzi, sono Francesco Zanella, sono ancora qua. Oggi voglio parlarvi di come la scelta del cavo adeguato può veramente fare la differenza sul vostro tono in maniera drastica. Quello che sto tenendo in mano è l'evoluzione del celeberrimo RMC1, una pietra miliare per quanto riguarda i cavi microfonici, creato da Reference 30 anni fa. Questo è uno dei cavi microfonici più rivoluzionari e innovativi sul mercato, il fantastico RMC0. La prima cosa che salta all'occhio quando si guarda questo cavo sono le dimensioni. Infatti è almeno 2 volte più grosso in sezione rispetto agli altri cavi convenzionali. Questo perché ospita al suo interno 3 tipi diversi di schermature. Qui siamo nel nucleo del nostro RMC0. Il conduttore è costituito da rame rosso, OFC, Oxygen Free Copper, cioè rame privo di ossigeno, tale da garantire la massima conducibilità del segnale. L'isolante è in polietilene. La prima schermatura è in PVC conduttivo. La seconda schermatura è in alluminio nastраto al 100%. La terza schermatura è costituita da rame rosso intrecciato, sempre OFC. La guaina esterna è costituita da PVC 60 Shore, cioè dove Shore indica la durezza del PVC coinvolto in questo tipo di lavorazione. Pesa più o meno 7,75 kg ogni 100 metri e le lunghezze disponibili sono a partire da 1 metro fino a 10 metri su richiesta. Questo implica un'enorme risonanza sugli estremi in frequenza di banda, un rapporto segnale-rumore tra i più bassi mai registrati e una presenza mai invadente. Io mi sento vivamente di raccomandare questo fantastico RMC0 a coloro che si trovano in situazioni live piuttosto che per realtà in studio di registrazione per quanto riguarda la ripresa di strumenti acustici e voci. Ora voglio farti sentire come questo utilissimo RMC0 lavora veramente bene quando si tratta di registrare una chitarra acustica a 12 corde, essendo in grado di catturare ogni sfumatura e ogni profumo dello strumming. Gli esempi sono da un musicista tra i più rivoluzionari che abbiamo avuto sulla scena italiana, Lucio Battisti, tributato anche da e citato anche da David Bowie con Music is Lethal. Siamo di fronte alle 2 forme d'onda appena registrate. Quella in alto in blu è relativa al cavo reference, mentre quella verde in basso è relativa al cavo comune. Per apprezzare appieno la resa sonora dei cavi reference ti invito ad usare
delle cuffie oppure dei monitor di alta qualità. Già da una prima occhiata vediamo come i due spettri abbiano una differenza importante, pur trattandosi della stessa parte ad essere stata registrata. Sentiamo il reference per primo. Meraviglioso, fantastico. Senti come tu possa cogliere ogni sfumatura della mia plettrata. Sentiamo il cavo comune adesso. Non si può dire altrettanto di questa sessione. Il suono è molto sfocato e debole. Sentiamo ancora il reference, ti apro la traccia. Fai attenzione anche ai V-meter, quello relativo al reference arriva fino al massimo della sua informazione, mentre quello relativo al cavo comune arriva fino a metà corsa. Io in definitiva preferisco di gran lunga l'elevata qualità di reference. In conclusione ti invito a provare questo meraviglioso cavo RMC0, facci un giro e vedrai che il tuo strumento ti ringrazierà. Reference, finalmente il suono delle mie mani.